nell'episodio precedente. Ciao amici, allora siamo qui a più o meno 600 metri dallo svincolo di Massa. Noi dobbiamo uscire qua. Qui piove anche parecchio, tanto che sono qui fermo. Vabbè, è un'ora e mezzo, guarda, un'ora e mezzo in martelletti. So già che devo fare 3 ritiri oggi pomeriggio, uno a Migliarino, a Pisa Nord, uno a Livorno e l'altro a Colle Salvetti, a Vicarello, scusami, al Vicarello, e questo sarà il mio giro di oggi pomeriggio, dai. Ciao amici, allora sono le 13:38, mi sono fermato ora per fare la pausa. Qui la roba si è già scaldata, ora apro il tutto, mangio e sono all'area di servizio Versilia Ovest. Ciao amici, allora sono le 3:30, ora ripartiamo dalla pausa e andiamo a fare intanto il primo ritiro qui a Migliarino. Qui c'è un cestino comodo, però mi sembra bello pieno, sì, perché devo svuotare, guarda lì, bottiglia di vino, di birra, devo svuotare il cestino questo mio che ho in oro, bello, guarda il Ford nuovo, tanta roba il Ford F-Max, ragazzi. Comunque nulla, da qua ci vuole, vedi, sono circa 30 km per arrivare dove devo andare a caricare. Sono stato fermo quasi un'ora, 50 minuti, sono stato fermo 50 minuti, mi sono riposato, mi sono dovuto cambiare completamente perché avevo i vestiti in delle condizioni pietose. Meno male che mi porto sempre un cambio, però ora devo prendere l'abitudine di portarmi via anche una felpa di ricambio perché sono senza, e quindi starò col giubbotto fisso praticamente, a parte quando sarò in cabina chiaramente, se mi serve, perché non ho felpe di ricambio e quella che avevo stamani è in delle condizioni pietose. E niente, per vedere un attimino se qui ci fosse modo. Fai vedere? Sì, decisamente. Allora mi fermo un secondo, perdoneranno un momento i benzinai. Opla, ecco, mi ci vuole proprio un secondo. A posto. Ho anche le scarpe che sono completamente bagnate. Il Keway l'ho messo là sotto, tanto lì non mi ci metto mai a sedere, quindi è pulito. Ho messo il Keway lì sotto per vedere se con il riscaldamento che viene verso i piedi praticamente si asciuga. Ma oh, quanta acqua. Va bene, dai, andiamo. Oh madonna. Ok, qui c'è tutto, vero? Sì. Ok, andiamo a fare il primo ritiro. Ciao amici, allora siamo qui allo svincolo di Pisa Nord. Mi è dispiaciuto un sacco non avere la dashcam oggi dietro, perché poco fa è successa una roba che io francamente non mi spiego. Praticamente è arrivato uno con un BMW, a un certo punto mi ha sorpassato, si è messo davanti e mi ha inchiodato così dal nulla. Porca puttana, ho detto scusa, ma si è rischiato veramente di botto, meno male c'avevo riflessi buoni e l'antiaddesione anche mi ha aiutato, ma io veramente non ho parole. E mi si era piantato davanti, io ho cercato di risorpassarlo e questo ha accelerato, mi ci sono rimesso dietro, ho frenato un'altra volta. Ma scusa, mi sono ributtato un sorpasso, meno male che non c'era nessuno,
perché questo mi ha proprio inchiodato e io mi sono istintivamente ho cercato un posto dove spostarmi. A destra c'era uno svincolo, a destra c'era uno che stava uscendo, a sinistra fortunatamente non c'era nessuno, sicché mi sono buttato un po' a sinistra e questo è accelerato e è andato via. Ma così dal nulla, ma io veramente non ho parole, la gente non sta bene, non sta per niente bene, ma poi perché? Ma dammi un cazzo di motivo. Ma io veramente non ho parole, non ho parole. Davvero, guarda, mi è dispiaciuto non avere la dashcam, perché almeno si poteva anche leggere la targa di questo coglione. Comunque, vabbè, sono qui a Pisa Nord ora. Vi faccio vedere un posticino di quelli belli, di quelli dove mi mandano sempre. Allora, praticamente arriviamo a un fondo, qua giù in fondo c'è un semaforo, che fra l'altro attenzione perché è di quelli che hanno la telecamera che fa le multe se uno passa col rosso. E dobbiamo girare a sinistra e andiamo verso un paesino che si chiama Nodica. Dobbiamo caricare qua 13 bancali a terra. Migliarino adesso, ed è un posto che io ci venivo anche con la motrice, che già con la motrice ci si va, ma insomma la strada è parecchio stretta. Poi mi volevano mandare all'inizio anche col bilico, ma io francamente gli ho sempre detto di no, perché cioè vabbè, ora lo vedete perché secondo me è assurdo venire qua con un bilico, però vabbè. E poi arrivò un altro mio collega che ora è andato via, che invece ci andava tranquillamente senza fiatare, e quindi ora mi tocca andarci pure a me. Però io gliel'ho detto tante volte, ho detto guarda che non è che sia proprio eccezionale, andare là col bilico. Eccoci qua nella ridente frazione di Nodica, frazione di Migliarino sempre. E ora qui arriviamo in fondo, c'è una curva a destra, poi dobbiamo girare a sinistra e da qua comincia un po' di tribolazione, cioè va per gradi, diciamo, è una tribolazione iperbolica, ecco. Parte dal basso e poi arriva al suo picco massimo proprio nella stradina dove poi c'è il cliente. Allora, lui con la freccia si ferma. Allora, qui abbiamo una tribolazione lievissima, perché l'unica tribolazione può essere se c'è qualcuno lì allo stop che deve andare indietro, perché se no non giro. Come avete visto devo tagliare lo stop, soprattutto perché ci sono sempre quelli con le macchine che ovviamente parcheggiano così a fallo canino, come sono solito dire, e parcheggiano così dove capita. E qui siamo al livello, diciamo, livello tribolazione 1, ok, proprio basic. Qui poi è un classico centro abitato, niente di trascendentale. Ora qua si gira a sinistra e fin qui tutto a posto, ok?
non c'è nessuno. Qui è sempre bene fermarsi a questo stop perché non si vede assolutamente niente. E allora ora comincia il livello di tribolazione 2. Qui abbiamo una scelta obbligata perché divieto, dobbiamo girare a destra. E qui già, se arrivano altri mezzi, ci si scambia un po' a fatica. Qui poi si riallarga un minimo, ma proprio poco, e noi dobbiamo andare proprio laggiù. Siamo praticamente arrivati, manca 1 chilometro scarso. Lì c'è uno con la macchina che sta arrivando, allora mi fermo qui da una parte, visto che c'è lo spiazzo, almeno passa. E vedi, anche con la macchina piccina però la strada è stretta e in due non ci si passa. Allora, controlliamo di avere il tettuccio chiuso, è ok. È importante il tettuccio chiuso, ora lo vedrete perché, anzi lo sentirete perché. Allora noi dobbiamo girare qua a sinistra dove c'è questi alberi qua. Vedi che prendo praticamente tutta la strada col bilico, non ci si scambia con altri mezzi qua, è molto difficile. E noi dobbiamo girare qui a sinistra. Levo i poggiagomiti qui, i braccioli, e ora rompono, bisogna di muovere bene le braccia. Ecco perché bisogna stare attenti ad avere il tettuccio chiuso. E attenzione, c'è la chicca ora. In questo momento c'è la ruota qui del primo asse sollevata da terra, il rimorchio che va a piegarsi e qui poi si allinea il tutto. Questo posto io preferisco sempre farlo come primo ritiro quando riesco, perché per questo motivo qui, perché col carico fargli fare sto gioco al rimorchio non è eccezionale. Ora, per stare proprio tranquillo, perché ora qua si ride, si chiudono gli specchietti, vai, e li riapriamo dopo. Tanto qui la strada è dritta, non devo vedere niente dietro, perché non ci sono svolte, non c'è, di sicuro non mi sorpassa nessuno né altro, quindi andiamo così con gli specchietti chiusi, piano piano. Guarda, siamo a 5 km/h e qui ho io, ora capirete perché mi sono fermato a chiudere gli specchietti, vedi? Perché qui, se questo l'ho aperto, ora sono piante anche abbastanza leggerine, vedi, però anche di là ancora peggio. Però a furia di fargli avere la forza in qua, non vorrei che si rompesse qualcosa, e allora mi fermo a chiudere gli specchietti. Eccoci, c'è un altro dentro, porca miseria. Ora si ride, ora si ride, signori. C'è una cisterna dentro, mare maladra. E noi ora siamo fottuti. Voglio proprio vedere come si fa. Ah, è un autotreno questo. No, no, è un bilico. Ah, sono due, cioè un bilico e una motrice. Perfetto, perfetto, signori. Allora, vediamo un attimino come ci si può organizzare, Intanto si fa una cosa, intanto si riaprono gli specchietti, che per entrare nel cancello servono.
e ora sentiamo come fare. Allora amici, si è caricato, ora si esce da qui, allora bisogna tenersi tutto qui a destra e poi girare tutto proprio in fondo all'ultimo, se no bisogna praticamente puntare il fosso e poi evitarlo. Qui bisogna riallargarsi un po', tenere d'occhio sempre quello specchietto là che ci aiuta, il terzo occhio che ci aiuta a vedere di sotto, e olè. Ok, poi a questo punto ci si riferma come prima, si chiudono gli specchietti, sempre la solita tiritera qua. E andiamo avanti. Ce l'abbiamo fatta finalmente a caricare, sono le 4 del pomeriggio. Ora me ne vado a Livorno. Il ritiro di Vicarello mi sa che si farà domani, e tanto non è roba urgente. Questi qui mi hanno dato parecchia roba e ne ho da prendere ancora 16 a Livorno, quindi sono proprio preciso con lo spazio. E siccome di là a Vicarello fanno tutte delle casse parecchio grosse che prendono il posto di, dipende da quanto sono grosse, ma insomma diciamo 3-4 pancali normali, 3-4 Epal, e beh insomma sarei proprio preciso. Comunque vediamo, si starà a vedere. Allora qui vale. 1 e 2 a posto. Andiamo. Ora per uscire qua giù dobbiamo puntare proprio tutto dritto e anche lì chiudere tutto all'ultimo. Dobbiamo passare raso a un muretto, che ora quello lì piccolino che c'è là davanti, dove c'è uno specchio che è rotto. Se no, ah no, non è questo lo specchio rotto. C'è da qualche parte una strada tipo questa con uno specchio che però è tutto rotto, non si vede niente. Ah, da qua non arriva nessuno, da là non arriva nessuno, a posto. Allora, gira. Qui lo specchio ci aiuta anche a vedere la distanza dal muretto. E poi ci teniamo filo la lira bianca là, lui scavalla che lì c'è la buca, e ale, a posto. Torniamo a questo punto per la strada che si è fatto prima, a prendere l'autostrada e via direzione Livorno. Ci aggiorniamo dopo, ciao, bye. Ciao amici, allora eccoci qua, olè, passata ora la barriera di Livorno. Qui c'è lo svincolo di Stagno Nord che qualche tempo fa il collega Luca Mazzi, che saluto, faceva vedere in un video, che l'avevano aperto per far andare al porto, se non ho capito male, in una maniera più rapida, e poi ci hanno piazzato il divieto per i mezzi pesanti, così. Ma secondo me il divieto, visto che comunque è uno svincolo fatto apposta, via dai, passa, su, io mi ero spostato per farti entrare, però passa. Ok, come si dice, era uno svincolo fatto per, diciamo, migliorare la viabilità verso il porto, se non ho capito male. Poi ci hanno messo il divieto, ma è percorribile tranquillamente a livello di strada, nel senso, cioè non è che dici non ci si passa o camion. Secondo me farà alla fine del divieto che c'è sulla Bientinese, che è la strada che va da Altopascio a Bientina praticamente, che c'è il divieto ma la fanno tutti, e nessuno dice un cacchio, niente.
la fanno tutti, tranquillamente proprio. Anche perché è dritta, cioè è una strada dritta, a due corsie, a due corsie, una corsia per senso di marcia. Fa un po' schifo perché è tutto così, ma cioè, non è peggio di tante altre strade che ci sono a giro, ecco. E secondo me questo divieto qua farà la fine di quel divieto là, che tanto nessuno lo rispetterà e non verranno a rompere i coglioni per questa cosa. Giustamente, cioè, che cavolo hai fatto a fare uno svincolo in più per le macchine? Non ha senso, ce n'è uno qui. Oh. Vabbè, dai. Ora noi usciamo a Livorno Porto, poi giriamo a sinistra e andiamo a fare questo ritiro, che poi alla fine è l'ultimo, perché quello di Picarello andiamo a farlo domani. Quindi ora qui c'è da caricare una quindicina, sedicina, roba così di bancali, 15-16 bancali. E niente, dai. Ora dopo mi fermo ai miei amici di bar di lì al Picchianti, prendere il caffè, a rilassarmi 10 minuti, giusto per staccare completamente da tutto per un po'. Ci aggiorniamo dopo, ciao, bye. Ciao amici, allora ritiri finiti, spero che si senta decentemente qualcosa perché sono con il telefono e tira un po' di vento. Comunque sono fermo qui al bar Caffetteria Vignale, l'aperitivo è servito, un po' di pausettina, ho bisogno proprio di staccare un attimo, dopo sostina tecnica in bagno e poi si va al magazzino a scaricare. Per questo video direi che è tutto. Grazie per la visione, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, buona strada, occhio vivo sempre e al prossimo video. Ciao, bye.